Ciao a tutti, oggi parleremo dell'articolo in dialetto marocchino. A differenza dell'italiano, in dialetto marocchino, ma più in generale in arabo, abbiamo un solo articolo, l'articolo al. Quindi non abbiamo come in italiano gli articoli indefiniti o definiti, ma ne abbiamo solo uno. In dialetto marocchino infatti non abbiamo bisogno di un articolo indefinito per rendere un termine indefinito. Infatti, quando noi diciamo una parola, per esempio prendiamo la parola baqara, mucca, è già sottinteso che questa parola è indefinita, quindi io quando dico baqara sto già dicendo una mucca. Non ho bisogno di aggiungere un articolo indefinito, come invece succede in italiano e in altre lingue. Quindi partiamo dal presupposto che tutti i termini in arabo e in dialetto marocchino sono indeterminati. Se invece li vogliamo rendere determinati, possiamo aggiungere questo articolo, l'articolo al. In realtà è molto semplice, questo articolo viene utilizzato sia per le parole maschili che per quelle femminili e sia per le parole singolari che per quelle plurali. Non c'è assolutamente differenza, viene sempre utilizzato lo stesso articolo al. L'unica cosa un po' particolare quando parliamo dell'articolo riguarda le lettere. Le lettere dell'alfabeto arabo infatti possono essere divise in due gruppi, ovvero il gruppo delle lettere solari e il gruppo delle lettere lunari. Vediamo intanto le lettere solari, al-huruf ash-shamsiyya in arabo. Fanno parte delle lettere solari le lettere dal, dad, lam, nun, ra, sin, sad, shin, ta, ta, zei e za. Quando una parola inizia con una di queste lettere e a questa parola viene aggiunto l'articolo al, noi non pronunciamo più la lettera L dell'articolo al, ma pronunciamo la prima lettera della parola in modo rafforzato. Vediamo subito un esempio perché sembra complicato ma in realtà non lo è. Prendiamo la parola nar, che significa fuoco. Vediamo che questa parola inizia con la lettera nun, la nostra N. La lettera nun fa parte delle lettere solari. Se io vado ad aggiungere l'articolo al alla parola nar, in teoria dovrei leggere al nar, ma in realtà io non pronuncio al nar, ma pronuncio annar. Quindi non pronuncio più la lettera L dell'articolo al e invece pronuncio in modo rafforzato la lettera nun, la lettera N della parola nar. Molto spesso poi nel parlato la parola annar, il fuoco, diventa semplicemente nar. Questo perché i marocchini parlano molto velocemente, per cui molto spesso la lettera A dell'articolo al cade e viene pronunciata semplicemente la prima lettera rafforzata. In generale in dialetto marocchino viene solo pronunciata la lettera L dell'articolo al. Difficilmente troveremo una persona che dice al-Baqara, ma sentiremo il Baqara. Sono dette invece lettere lunari, al-huruf al-qamariya, tutte quelle lettere che non sono lettere solari semplicemente e che si comportano in modo normale quando incontrano la L dell'articolo al. Abbiamo già detto che in arabo e in dialetto marocchino le parole sono già di per sé indeterminate, per cui non abbiamo bisogno di aggiungere un articolo indeterminativo. Però se vogliamo sottolineare l'indeterminatezza di una parola, possiamo utilizzare il numero wahid, che sarebbe il numero 1, più la parola che vogliamo dire con l'articolo. Prendiamo la parola qahwa, che vuol dire caffè. Se io voglio dire un caffè, posso dire semplicemente qahwa e quindi lasciare la parola così com'è, oppure posso dire wahid al-qahwa, quindi dire la parola uno, wahid, più la parola con l'articolo, al-qahwa. Se invece voglio esprimere la parola dei, alcuni, qualche, posso utilizzare la parola shi. Per esempio, per dire gente, diciamo nas. Se vogliamo dire della gente, diciamo shi nas. Oppure ad esempio se vogliamo dire cosa, diciamo haja.
Se vogliamo però dire qualcosa, diremo شي حاجة. Questa lezione finisce qui, spero che questo video vi sia stato utile e se avete delle domande, dei dubbi o dei suggerimenti potete lasciarli nei commenti. Ci vediamo alla prossima lezione. Bislema!